Ipnosi. Come ipnoterapeuta neo-ericksoniano ho, come dire, voce in capitolo e mi piacerebbe chiarire alcune cose che riguardano l'ipnosi, la trance, e ci sono grossi fraintendimenti. Iniziamo col dire che l'ipnosi, per come è trasmessa, non so, dai media, dalla televisione, come è stata trasmessa nel tempo, ha creato dei grossi fraintendimenti, no? Nel senso che ciò che viene mostrato è spesso un'ipnosi direttiva, dove la persona riceve passivamente degli ordini, esegue degli ordini, al di là del fatto che appunto questa è un'ipnosi, una tecnica molto diversa da quella che viene usata poi nella clinica, nella pratica psicoterapeutica, dove si utilizza un'ipnosi assolutamente non direttiva. Naturalmente non si escludono tutta una serie di altri fattori che sono naturalmente la drammatizzazione di alcune situazioni, fino naturalmente alla farsa, così, insomma, per lo spettacolo, che ci può in qualche modo anche stare dentro. Però il problema è che questa spettacolarizzazione dell'ipnosi induce poi molte persone che guardano la TV, che guardano gli spettacoli, in errore. Allora, che cos'è l'ipnosi e cos'è la trance? Allora, diciamo che la trance è uno stato modificato di coscienza che però in qualche modo non deve spaventare, non è una cosa strana, è una qualcosa che si sperimenta nella quotidianità, più volte al giorno, nel senso magari andate in macchina, siete sovrappensiero e automaticamente il corpo, in realtà la mente, vi porta a destinazione senza che ve ne accorgiate, o altri lavori che facciamo, riusciamo a farli senza pensarci troppo sopra, facciamo una passeggiata, viaggiamo con la mente ed arriviamo. Insomma, in quel momento la nostra mente vive una condizione di coscienza modificata. Ciò che fa l'ipnosi è indurre questa trance più o meno profonda, questo stato modificato di coscienza, per permettere la finalità è il cambiamento, naturalmente, un cambiamento in senso migliorativo. Quali sono i presupposti teorici importanti da capire, altrimenti non si capisce come avvenga questo cambiamento? Allora, diciamo che l'ipnosi neo-ericksoniana si basa su un assunto dell'inconscio abbastanza diverso da quello freudiano. L'inconscio freudiano è un inconscio composto da istanze, no? Io, insomma, c'è la parte cosciente dell'io, c'è l'ess, la parte inconscia, c'è il superio a sua volta, per cui i problemi poi psicologici nascono in qualche modo da un conflitto fra queste istanze. Questo detto in maniera molto semplice, mi perdonino i colleghi e gli psicanalisti, ma per fare intendere. L'inconscio neo-ericksoniano invece non è dominato da scontri fra istanze, ma è un inconscio che si caratterizza per la presenza di risorse. Allora la persona che ha un problema ha delle risorse inespresse o bloccate. Allora il lavoro terapeutico, l'ipnosi, permette un rimodellamento, in qualche modo, diciamo, una rimessa in moto, una riattivazione di queste risorse bloccate o inespresse. Naturalmente il terapeuta non va a creare risorse, nel senso che l'immagine che possiamo avere è come quella di una persona che abbia un borsellino, ripeto, in qualche modo ciò che mi fu insegnato nella mia scuola di psicoterapia, che è la Misi di Milano. È come se una persona avesse un borsellino con dentro le sue monete, ma non riuscisse ad aprirlo. Allora, praticamente, il lavoro del terapeuta è quello di aiutare semplicemente ad aprire questo borsellino, dopodiché le monete che andrà a spendere, le monete spendibili, sono le monete della persona, per cui non è che il terapeuta vada a creare risorse che la persona magari non ha o non può avere. Sarà poi la persona eventualmente a creare nuove risorse. Ora, come abbiamo detto, cosa succede? Che in uno stato di coscienza modificata, la dimensione razionale, la razionalità, il controllo, i blocchi che ha questa persona, immaginiamo come un tessuto che si allargano le maglie di questo tessuto in uno stato di trance, e la voce del terapeuta raggiunge più facilmente la dimensione inconscia della persona, così da andare a toccare in qualche modo le risorse di questa persona. Con che linguaggio?
con un linguaggio che è metaforico, che è il linguaggio dell'inconscio, che è il linguaggio in qualche modo dei sogni. Non è un linguaggio razionale, d'altronde la persona, prendiamo una persona timida, sa benissimo cosa dovrebbe fare per non essere più timido, per avere il coraggio di andare a conoscere quella ragazza, quella persona, eccetera, eccetera. Però non lo riesce a fare, c'è un qualcosa che lo blocca. Per cui dire alla persona semplicemente devi fare questo, devi fare questo, devi fare questo, cioè dare dei consigli direttivi, razionali, fortemente razionali, di solito non funziona, la persona non ce la fa, che se ce l'avesse fatta con la razionalità ce l'avrebbe fatta da sola. Bisogna andare a toccare più in profondità. Ecco che l'ipnosi quindi ci permette al terapeuta, per cui ciò che avviene sostanzialmente è un'induzione alla trance che viene fatta parlando con un certo tipo di linguaggio. Adesso naturalmente non sto a rivelare tutto, però con un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di, come dire, prosodia, un certo tipo di ritmo nel linguaggio, li si induce in uno stato di coscienza modificata, la persona entra in una condizione che sta fra il dormiveglia, potete immaginare questo, no? Come quando vi addormentate davanti alla TV, siete svegli ma contemporaneamente non siete del tutto svegli, e vi arrivano le parole del terapeuta che sono strutturate secondo una forma in parte logica, in parte metaforica, e ritagliate, tailored, fatte su misura su quello che è la personalità del paziente. Non ci sono frasi fatte nell'ipnosi, è un lavoro che il terapeuta fa, costruisce come un vestito di prestigio, un vestito su misura al paziente. Questo a grandi linee, nel senso, se avete ulteriori curiosità contattatemi pure. Una postilla, che è una cosa che viene sempre chiesta ai terapeuti spesso quando sanno che fanno ipnosi, quando sono ipnoterapeuti. La regressione ipnotica, per cui la ricerca delle vite precedenti. Allora la mia risposta è no, semplicemente perché io sono un professionista con una laurea in psicologia, una specializzazione, e siccome la gente mi paga, mi sento in qualche modo in dovere di vendere un prodotto che abbia passato come dire, dei controlli di qualità, delle certificazioni, cioè di vendere qualcosa che abbia delle basi scientifiche, delle basi di ricerca. Allora, chiedere dei soldi a una persona per farla entrare in contatto con le vite precedenti presuppone degli elementi di fideismo, fideistici, che vanno al di là, che sono all'esterno della mia pratica clinica scientifica. Presuppone che una persona creda o che sia comprovato il fatto che prima di questa vita che stiamo vivendo ce ne fosse un'altra ancora, che la nostra coscienza venga trasferita da una vita all'altra, insomma, con le reincarnazioni, ma la reincarnazione è un concetto fideistico. Allora, siccome io non devo comunque, al di là di quelle che possono essere le mie credenze soggettivamente, insomma, come persona, come privato cittadino, nel momento in cui chiedo i soldi a una persona mi sento in dovere di vendergli qualcosa che non si basa su una dimensione di pura soggettività fideistica, no? Ecco perché dunque io non posso fare ipnosi regressiva alla ricerca di vite precedenti di questa persona, anche perché, parliamoci chiaramente, ma questo insomma, sono cose molto ben studiate anche da un grande psichiatra che fu Spanos, insomma, spesso queste vite precedenti non sono altro che delle riattualizzazioni, come si suol dire, isteriformi, di desideri inespressi, di fantasie, per cui anche le fantasie regressive, cioè ciò che noi possiamo percepire in uno stato di regressione ipnotica non è più vero di quello che può essere un sogno, sono ricostruzioni metaforiche, per cui ecco, io personalmente diffido e non pratico. Oltretutto ricordiamoci che in uno stato di trance clinica, come si può fare, come ho detto prima, è come una condizione di dormiveglia sul divano, per cui se tocchiamo una persona in dormiveglia sul divano, cosa succede? Che si sveglia. Nella stessa misura abusi sessuali o toccamenti a una persona in condizione di trance sono, diciamo, anche poco realizzabili, no? Nel senso, so che esistono poi appunto questi video anche ardano di persone mandate in trance e poi toccate. In realtà una persona in trance, se venisse toccata semplicemente sulla spalla, bene o male si desterebbe e finisce la cosa. Insomma, ipnosi, trance sono cose serie, sono cose
che hanno delle basi scientifiche, delle basi interessanti, sono delle cose spessissimo soggette a enormi fraintendimenti. Naturalmente siete liberi di interessarvi a forme di ipnosi antiche, mesmerismi, ipnosi regressive, fate quello che volete. Se però siete interessati all'ipnosi clinica, un'ipnosi psicoterapeutica seria, come al solito fate riferimento a persone che abbiano fatto degli studi accertati, accertabili, accurati e facciano riferimento a delle teorie e non solo a delle credenze soggettive e spiritualistiche, insomma. Ok, io spero di avervi illustrato sufficientemente bene quello che è l'ipnosi. Nel caso aveste altre curiosità, contattatemi pure. Io vi saluto e al prossimo video.